ragazzi, assalamu alaikum. Io sono Suki Io sono Fatima e oggi vi parleremo di un argomento molto importante e anche in tema proprio Esatto. di questo mese, che è il Ramadan. Ramadan. Oggi risponderemo alle 10 domande che nostri conoscenti, amici, persone che abbiamo incontrato che ritengono imbarazzanti da chiedere. E quindi oggi cercheremo di rispondere a queste 10 domande più, come si dice, quelle che più ci vengono poste, ecco. Poi comunque secondo me se avete un conoscente, un amico, un musulmano, non abbiate paura nel chiedere, perché anzi la maggior parte delle volte siamo felici di rispondere alle domande. Per quanto voi pensiate sia imbarazzante, in realtà non lo è, perché giustamente non lo sapete, non è la vostra cultura, non la conoscete. Anzi, io quando mi vengono fatte certe domande, per quanto alcune sì possono essere imbarazzanti o strane, non imbarazzanti, mi piace, strane. Sì. A me piace rispondere per il semplice fatto, non solo su Ramadan ma su anche altri temi, per il semplice fatto che, perché io vedo quello come già un impegno dell'altra persona nel conoscermi, e che mi rende molto felice, in verità. Allora, partiamo dalla prima domanda, sì, molto semplice, che probabilmente tanti di voi sanno la risposta, ma vogliamo cominciare appunto con questa domanda basic. Per chi non lo sapesse. Esatto, quindi cos'è il Ramadan? Il Ramadan è il nono mese del calendario musulmano, quindi è viene chiamato il mese del digiuno, As-Sawm e Ramadan. E in questo mese, non entro nei dettagli, però è un mese importante perché è in questo periodo che è sceso il Corano per Maometto, e inoltre in questo mese si fanno così tante azioni, si compie tante azioni, tante opere di bene, quindi si legge il Corano, si prega, si riflette sui propri errori, sulle proprie azioni, si fa beneficenza, insomma è un mese molto importante, felice e sereno per i musulmani, perché si migliora di carattere spiritualmente, si aiutano gli altri. Poi si digiuna anche per sentire il povero, quindi tu digiunando con la fame, con la fatica, riesci a immedesimarti di più in una persona che non ha cibo, non ha acqua, non ha... Ora la seconda domanda che io ritengo molto importante rispondere, perché è una domanda, uno, penso sia importante la risposta, e due, perché se ne parla molto, ma molto molto molto, che è quella ma tutti possono digiunare? Sono 30 giorni di digiuno e c'è stato un dibattito proprio sul fatto che ci sono stati dei bambini degli elementari musulmani che volevano imitare i loro genitori e digiunare, e alcune scuole, alcuni direttori si sono lamentati di questa cosa. Ora risponderemo a questo dilemma, possiamo dire così, delle persone. Rispondi, vai. Allora, intanto illuminaci. Bisogna dire che appunto il Ramadan è cioè non ho mai sentito nessuno morire di Ramadan, quindi fino a prova contraria è un mese sicuro, nel senso che è un mese in cui il nostro corpo si purifica, quindi in realtà ha molti benefici, potete anche chiedere ai medici, vi direbbero la stessa cosa, perché appunto è un mese in cui il nostro corpo si purifica, si eliminano le tossine, si tolgono le infiammazioni, quindi vanno a diminuire le infiammazioni dal corpo, quindi tutte le tossine che abbiamo nel corpo, è un mese di purificazione, come abbiamo detto prima, sia spirituale ma anche fisico. E effettivamente poi anche regola gli ormoni, per esempio della donna durante questo mese. Chi ha il colesterolo alto, quindi il colesterolo si abbassa, ma ovviamente bisogna anche ricordare che è vero che si digiuna tutto il giorno, però si mangia alla sera, quindi è ovvio che se mangi dal tramonto all'alba, quindi dopo l'alba si può mangiare. No, dal tramonto. Dal tramonto in poi si può mangiare, quindi se hai problemi di colesterolo e ti abbuffi, mangi tanto, che è questo che succede la maggior parte delle volte. Ma a questo risponderemo dopo. Esatto, è ovvio che il tuo digiuno alla fine si è servito, ma... Sì, però comunque in quelle ore di digiuno il tuo corpo si è purificato dalle tossine. Quindi appunto ora devi rispondere dei bambini. I bambini sono obbligati a farlo? Assolutamente no, nel senso che i bambini delle elementari
non sono tenuti a digiunare, perché si comincia a digiunare dalla pubertà, ok? Quindi quando il ragazzo fa i 14-15 esatto, anni, quando invece la ragazza gli viene il primo gli viene ciclo. il ciclo. Esatto, e quindi non è assolutamente obbligatorio per i bambini, perché bisogna vedere anche la scelta di quel genitore, però se un bambino, questo è il mio punto di vista, è alle elementari, va a scuola, alla mensa, è meglio di non digiunare, anche perché comunque avrà una vita, ok, di digiuno. Che non c'è un genitore musulmano corretto che obbliga un suo bambino a digiunare, perché non c'è nell'Islam. Chi altro non digiuna oltre i bambini? Chi è esonerato? Chi è esonerato? Allora, le persone che hanno una malattia cronica, quindi una malattia importante, che una persona appunto digiunando starà male, quindi infatti anche nel Corano c'è scritto che Dio non vuole... Il digiuno è sceso non per fare del male, ma per fare del bene. Esatto. Quindi sono esonerati le donne incinta, chi è in viaggio per lunghe distanze, chi allatta, è esonerato chi è malato di una malattia. E chi fa un lavoro pesante. Ora rispondiamo alla terza domanda, che mi è stata posta proprio questi giorni, ieri se non sbaglio, o prima di ieri, in cui mi è stato chiesto: ma se non digiuni cosa succede? E io ero lì e ho dato una risposta che adesso mia sorella vi darà, e questa persona mi fa: ah sì, davvero? Ah, io ero lì, perché cosa vi immaginate, ragazzi, che se non digiuniamo, cosa vi immaginate che debba succedere? Prima di dare la risposta rispondete nei commenti. Prima che lei risponda, rispondete a questa domanda e ora rispondi. Allora, non succede niente, nel senso che chi non digiuna deve fare uscire alla fine del mese o anche tutti i giorni, non è un problema, però adesso capirete perché sarebbe meglio farlo a fine mese, perché bisogna fare uscire dei soldi. Questi soldi a chi vanno? Vanno a una persona o a una famiglia povera, ok? In beneficenza. Quindi, per esempio, so che qua in Italia, se non sbaglio, bisogna pagare €1 al giorno, che vedete che è una somma veramente fattibile, stradecente, e quindi... Ma poi dipende anche dal tuo ceto sociale, se non sbaglio. No, dipende dalla tua condizione economica, perché esatto. Se riesci a dare di più, dai di più, esatto, se riesci a dare meno, dai meno. Esatto, diciamo che la partenza è da €1 e quindi diciamo alla fine del mese tu devi dare €30 a una famiglia povera, a una persona povera. E deve per forza essere una persona povera, se no la tua beneficenza, quindi il tuo sadaqah, che non è valida, esatto. E niente, questo succede. Però volevo rispondere a come avevo risposto a quella ragazza, perché secondo me la sua domanda era proprio, non lo so, è come se avesse avuto il dubbio che noi sarebbe successo un dramma, cioè nel senso che, allora, se una persona non digiuna perché non ha un motivo specifico, semplicemente non vuole digiunare perché non segue l'Islam alla lettera. Se non digiuna questa persona perché non segue l'Islam alla lettera e non lo vuole fare, e non è esonerata ma semplicemente non lo vuole fare, non vi so dare una risposta, nel senso che non gli succede niente, nel senso è una cosa tra lei e Dio, esatto. Però non c'è nessuno che ti viene a prendere e ti picchia perché non hai digiunato. Parlando islamicamente, poi ci sono delle nazioni che hanno poi delle procedure, delle regole che non c'entrano con l'Islam, ma che c'entrano con la loro cultura, allora quello è un altro conto. Però comunque solitamente islamicamente parlando non succede niente. È una cosa tra te e Dio, poi il tuo peccato lo risolvi tu con Dio. Esatto. Ecco. La quarta domanda. Durante Ramadan si ingrassa, si dimagrisce? Rispondi. Allora, questa domanda mi è stata posta tante volte, ma si dimagrisce facendo il Ramadan? Allora, è una cosa veramente molto soggettiva. C'è chi dimagrisce, c'è chi ingrassa. Dipende da cosa si mangia dopo il tramonto. Quando è il momento di mangiare, se tu mangi ti abbuffi, e è normale che nonostante tu abbia digiunato l'intera giornata, diciamo dall'alba fino al tramonto, te prendi calorie e ingrassi, ma c'è chi, per esempio, io non ingrasso, cioè io non dimagrisco, non ingrasso, rimango proprio nella mezza. La
La prossima domanda che viene posta moltissimo è Il numero 6. Esatto, il numero 6, e capisco perché appunto la gente la chiede, è si può fumare perché comunque il fumo non è cibo, Esatto. e quindi sì, rispondi. Non si può fumare durante il Ramadan perché comunque stai facendo entrare sostanze nocive al tuo corpo e quindi si torna sempre al principio che il Ramadan serve a pulire il corpo. Se tu fai entrare sostanze nocive, sappiamo già tutti della sigaretta, anche se è elettronica, comunque ci sono cose che non fanno bene al corpo. Se tu fai entrare roba che non deve entrare nel corpo Poi comunque- appunto bisogna anche ricordare che il mese di Ramadan è anche il mese in cui si cerca di eliminare tutte le dipendenze negative, ok? Che abbiamo per esempio dipendenza il fumo, del fumo, ok? dell'alcol, dei giochi d'azzardo, Esatto. quindi si cerca di uscire da queste dipendenze che comunque Nocive. controllano anche la mente di una persona. Quante persone se non fumano sono stressate, nervose, quindi serve per uscire da questo circolo di dipendenza. Infatti in questo mese si cerca anche di non arrabbiarsi, ok? Sì. Di cercare di stare più calmi possibili. È una specie di meditazione, ok? Di un mese, sì. che comunque il digiuno non è solo una cosa musulmana, ok? È una cosa che anche i cristiani fanno, solo sì. che non è tanto comune, ma anche i buddisti, per esempio, Esatto. i monaci, per esempio, loro spesso digiunano, perché è proprio un momento in cui hai... con cui riesci a meditare Esatto. per bene, insomma. Anche perché comunque il cibo sappiamo che è la base dell'essere umano, quindi se noi riusciamo a controllarci in questo mese senza mangiare, ok? Stiamo togliendo una base dell'essere umano. Cioè hai un autocontrollo Esatto. superiore. Esatto. Un'altra domanda che raramente viene posta, però Sì. secondo me tanta gente se lo chiede ed è curiosa. Io me la sono sentita questi giorni. Esatto, ma sinceramente è una domanda che mi facevo anch'io da piccola, perché sì? Te mi la chiedevo, ponevi? sì, me la ponevo, per esempio, si può deglutire il dentifricio? Oppure si può deglutire la propria saliva? Oppure si può lavarsi, si può Esatto. fare la doccia, si può lavare i denti, eccetera, perché se non si può bere l'acqua, se tu ti lavi i denti, se fai la doccia ti passa l'acqua di traverso e poi il digiuno non è più accettato. Rispondi. Allora, sono tutte domande assurde che ci facevamo persino noi quando eravamo piccole, non solo voi, o almeno le persone che ce l'hanno poste. Allora, uno si può fare la doccia, si può lavarsi i denti, tanto che noi facciamo la abluzione, che è lavarsi praticamente 5 volte la bocca, il naso e bla bla bla. Prima di fare la preghiera. Quindi considerate che usiamo l'acqua tantissimo durante il giorno per pulirci. Si può sì deglutire la propria saliva perché è assurda come domanda anche pensarci. Il dentifricio non credo, cioè ci sono alcuni dentifrici commestibili ma non mi sembra il caso di mangiarsi. Tutti i dentifrici in teoria ti dicono che sono commestibili, ma non mi sembra il caso di mangiarsi un dentifricio. Quando ti lavi, quando ti sciacqui la bocca dopo esserti lavato col dentifricio, ovviamente devi espellere, sputare io non deglutire, più gentile, più educato. Devi sputare l'acqua e non la devi deglutire, questo è sicuro. Quindi facendo la doccia cerchi di non deglutire l'acqua. E quando fai la doccia ovviamente invece ti fai la doccia normalmente, non stai così con la bocca aperta e dico io. E questa domanda abbiamo risposto. La prossima domanda, rispondi tu o rispondo io? Uguale, allora faccio io la domanda. Facciamo un mix. Vabbè, dai. Se per sbaglio ti dimentichi e mangi o bevi, cosa succede? Sì, perché mi è capitato una volta, ok, che ero a digiuno e ho bevuto l'acqua perché mi ero dimenticata. A chi non è capitato? Esatto, ma soprattutto nei primi giorni in cui comincia il Ramadan ti dimentichi e bevi perché eri abituato appunto a farlo. Ovviamente se è una cosa intenzionale, quindi l'hai fatto in modo intenzionale, non c'è nessun problema perché puoi continuare il tuo digiuno. Se l'hai fatto intenzionalmente, allora non puoi continuare il digiuno perché l'hai fatto apposta. Aspetta, in modo intenzionale vuol dire che l'hai fatto apposta, intenzionalmente. Vabbè, comunque, se l'hai fatto in modo non intenzionale, allora intendevi farlo, esatto, è stato un errore.
diciamo tutti sinonimi, non è un problema. Se invece tu lo fai in modo volontariamente, se tu invece lo fai volontariamente, allora lì sì che il tuo digiuno si è rotto e Però fai se prima per andare a continuare a sbaglio, se per mangiare. sbaglio bevi e per sbaglio mangi, Esatto. per sbaglio ti accorgi, Ma ti vai a sciacquare la bocca e Esatto. poi basta. Queste comunque sono le domande a cui abbiamo risposto, perché sono queste che ci sono venute in mente adesso. Se ne avete altre ponetecele, se ci vengono in mente altre pubblicheremo un altro video se vi interessa, sulle altre strane domande che ci vengono fatte. E comunque, come abbiamo detto, non sentitevi imbarazzati a chiedere, perché sì. io poi, soprattutto le persone che non sono di religione ovviamente islamica, li vedo come dei bambini quando io ero una bambina, no? Cioè è una cosa un po' strana, esatto, che non sapevo, quindi i miei genitori mi rispondevano alle domande, quindi io vi faccio da genitore. Anzi, noi apprezziamo quando qualcuno Esatto. ci fa domande riguardo alla nostra cultura e religione, perché è come un passo verso di noi, quindi esatto, lo è un apprezziamo. modo appunto per integrare le due culture, per conoscerci meglio, rompere le paure E stare bene tutti esatto, insieme. stare bene Esatto. tutti insieme, andare avanti. Esatto, quindi concludiamo questo video con Take it easy. Take it slow. Bye Ciao, bye. ciao.